Se stai cercando un progetto all'uncinetto che lasci tutti a bocca aperta, questo è sicuramente il video adatto a te. Guarda un po' come brilla questa meraviglia. Ciao a tutti, io sono Krilu, benvenuti sul mio canale. Oggi realizziamo insieme questa clutch bag unica, è un'esplosione di colore dall'effetto scaglie di drago grazie a queste bellissime paillette. Sembra complessa, ma vi mostrerò passo dopo passo come lavorarla senza stress e in poco tempo. Mi piacerebbe avere un vostro hype, a voi non costa nulla, ma per il mio canale è molto importante per poterlo fare crescere e avere sempre dei nuovi contenuti interessanti. Se sei nuova sul canale, iscriviti subito per non perdere i prossimi tutorial e per le mie amiche di sempre, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Con un uncinetto da 4,5 e il mio filato vado ad avviare delle catenelle. Vado a testare sul foglio con il metodo che utilizzo normalmente per vedere se le catenelle d'avvio sono quelle giuste per il mio fondo. Ho già preparato il mio disegno. Se vi siete persi questo video ve lo consiglio, vi lascio in alto il link per il video su questo argomento e vado a testare la lunghezza. Mi sembra che manchi ancora una catenella. Sì, credo che sia giusto, vado a contarle, sono 1, 2. Sono 17 catenelle, ne vado ad aggiungere altre 2 per i due lati arrotondati e vado a mettere i marcapunti nella prima e nell'ultima. Questi due marcapunti mi segnano le maglie in cui inizierò a fare i miei aumenti. Inizio il giro con una maglia bassa, in realtà è una catenella che però a fine giro diventerà una maglia bassa e vado a marcarla con questo marcapunti rosso. Qui dove abbiamo messo il marcapunti celeste dobbiamo fare 3 maglie perché dobbiamo creare questo arrotondamento. Quindi la prima maglia ce l'abbiamo già, è questa con il marcapunti rosso. La seconda la facciamo adesso e la terza la faremo poi prima di chiudere il giro. Adesso facciamo tutte maglie basse fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Dopo aver fatto 17 maglie basse, qui nell'ultima ne farò 3. Vado a togliere il marcapunti e vado a rimettere il marcapunti nella prima e nell'ultima di questa serie. Quindi qui
e qui. Vado a fare 17 maglie anche da questo lato e nel frattempo anche la codina di avvio lavoro la vado ad inserire così che sparisca nel lavoro e non ho bisogno poi di nasconderla successivamente. Questa è la 17ª e adesso qui dove c'è il marcapunti devo fare un'altra maglia bassa in modo che siano 3 da questo lato così come ne abbiamo fatte 3 da quest'altro. Tolgo il marcapunti e lo vado a rimettere dove abbiamo appena eseguito la maglia. Vado a mettere un marcapunti anche nella prima maglia che abbiamo eseguito, scusate, l'ho dimenticato di farlo prima, lo faccio ora. Qui dove c'è il marcapunti rosso mi indica che è l'inizio del giro, quindi vado a togliere il marcapunti e vado a ricostruire la maglia in modo che sia anche questa una maglia bassa. Vi ricordate, era semplicemente una catenella d'avvio. Quindi allargo un po' e con chiusura invisibile entro nella maglia qui dove c'è questo primo marcapunti, prendo il cappio e me lo porto sul retro. In questo modo abbiamo ricostruito la maglia, è diventata anche questa una maglia bassa, quindi avremo una maglia, questa è la seconda e questa è la terza. Per completarla entriamo qui sotto alle 2 asoline, entriamo nel cappio e tiriamo fuori il filo. Una catenella, questa sarà la maglia del nuovo giro, quindi metto questo marcapunti rosso, quello più visibile, e faccio un altro giro di aumenti. In questo giro dobbiamo fare un aumento per ogni maglia. In totale sono sempre 3 aumenti sia da questo lato che da quest'altro, mentre nella parte lunga non vanno fatti aumenti. Considerando che questa è la nostra prima maglia, all'interno della stessa dobbiamo fare un'altra maglia bassa e questo è il nostro primo aumento. Qui dove c'è il marcapunti un altro aumento, quindi 2 maglie assieme. Vado a togliere intanto il marcapunti perché intralcia un po'. 1 e 2 e vado a mettere il marcapunti nell'ultima lavorata. Adesso 17 maglie basse, io ho 17 maglie perché sono quelle che mi servono con questo filato. Se voi state utilizzando un altro filato dovete fare la lavorazione così come la sto facendo io, solo per quanto riguarda la parte arrotondata, mentre in questa parte dove io faccio 17 maglie voi potreste farne di più o di meno a seconda dello spessore del vostro filato. Dopo le 17 maglie centrali vado a fare l'aumento anche da questo lato, quindi un aumento in ognuna delle 3 maglie.
Questo è il primo aumento e vado a mettere il marcapunti nella prima che ho lavorato, un altro aumento in quella centrale e l'ultimo aumento in quest'ultima dove c'è il marcapunti. Lo vado a togliere e lo vado a rimettere nell'ultima che ho lavorato. Io sono abituata a mettere i marcapunti nella zona di inizio e di fine aumenti. 17 maglie centrali, ed in questa zona dobbiamo finire ancora con un aumento, quindi togliamo il marcapunti e creiamo l'aumento anche in quest'ultima maglia. Vado a mettere il marcapunti nella prima, allungo un po' il cappio, vado a togliere il marcapunti e vado a completare questa maglia, questa qui, perché non ha la testa. Entro qui, tiro fuori ed in questo modo l'abbiamo ricreata. Ora entro al di sotto con l'uncinetto nel cappio, tiro un po' perché è troppo largo così, e faccio uscire la maglia. E questa è la mia prima maglia del giro. A questo punto la sequenza da seguire per gli aumenti è di una maglia ed un aumento, quindi una maglia ce l'abbiamo già e facciamo un aumento in quest'altra. Una maglia qui ed in quest'altra l'aumento. E vado a mettere il marcapunti nell'ultima che ho lavorato. Ora le 17 maglie centrali, questo è un numero che non varia mai per tutto l'ovale. Se avete cominciato con un numero di maglie, sarà sempre lo stesso quello centrale per tutto il fondo. Arrivata alla 17esima, tolgo il marcapunti in quella successiva e faccio anche qui la stessa sequenza di prima, quindi una maglia ed un aumento. Una maglia e la vado a marcare perché è sempre l'inizio della zona degli aumenti, e poi qui un aumento, una maglia qui ed un aumento nella successiva. Una maglia qui ed un aumento qui. Togliamo il marcapunti e lo rimetto nell'ultima che ho lavorato. Di nuovo 17 maglie centrali,
Finiamo gli aumenti anche da questo lato, quindi tolgo il marcapunti e faccio una maglia, vado a rimettere subito il marcapunti e poi un aumento ed un aumento qui. E abbiamo finito il giro. Chiusura invisibile. Entriamo qui al di sotto, nel cappio. E di nuovo questa è la nostra maglia, la prima del nuovo giro. Adesso la sequenza è di 2 maglie singole ed un aumento. Per evitare adesso di far capitare l'aumento sempre nello stesso punto, inizio questa volta con l'aumento, quindi la prima maglia ce l'abbiamo già e facciamo un aumento qui all'interno della stessa maglia. Quindi ho cominciato con l'aumento e poi faccio 2 maglie singole. Ora un aumento e 2 maglie singole. Qui la prima e qui la seconda. E vado a rimettere il marcapunti nell'ultima lavorata. Di nuovo 17 maglie singole. Finite le 17 maglie singole, inizio con gli aumenti. Quindi da questa parte abbiamo cominciato con l'aumento e 2 maglie singole, anche qui faremo la stessa cosa, quindi prima l'aumento e vado a marcare la prima che ho lavorato e poi 2 maglie singole, 1 e 2, di nuovo un aumento e 2 maglie singole, un aumento qui e le ultime 2 maglie singole, una e 2, e vado a rimettere il marcapunti in quest'ultima. Diciassette maglie singole e finisco gli aumenti anche da questo lato, di nuovo con un aumento prima e metto il marcapunti nella prima delle 2 che ho lavorato e 2 maglie singole, e il giro l'abbiamo finito. La sequenza da rispettare adesso è di un aumento e 3 maglie singole, quindi la prima ce l'abbiamo, una
2, 3 maglie singole e qui facciamo ricadere l'aumento. Tre maglie singole, e qui dove c'è il marcapunti l'aumento. E nell'ultima che abbiamo lavorato mettiamo il marcapunti. 17 maglie singole, dove c'è il marcapunti iniziamo la prima delle 3 maglie singole, o una, vado a mettere subito il marcapunti, due, 3 e facciamo l'aumento. Di nuovo 3 maglie singole, ed un aumento. Tre singole, e finiamo con un aumento. E mettiamo il marcapunti nell'ultima. Di nuovo le 17. E finiamo da questa parte sempre con 3 maglie singole ed un aumento. La prima la vado a marcare, la seconda, la terza e l'ultima è un aumento. Chiudiamo il giro . Per questo giro di aumenti la sequenza è questa: 4 maglie singole ed un aumento. Io, per evitare di far capitare l'aumento qui dove c'è già l'altro sotto, altrimenti verrebbe un poco arrotondato, verrebbe un pochino più spigolosa questa parte, quindi faccio 2 maglie singole, un aumento e 2 maglie singole, così che il numero di maglie sia esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Questa è la prima, questa è la seconda, poi facciamo l'aumento e poi 2 maglie singole. Di nuovo 2 maglie singole
un aumento e 2 maglie singole. Le 17 maglie centrali e di nuovo la stessa sequenza di prima, quindi 2 maglie, metto il marcapunti nella prima, un aumento e 2 maglie. Di nuovo 2 maglie, 1 e 2, un aumento e 2 maglie. Di nuovo 2, un aumento e 2 maglie. Le maglie centrali e finiamo questo giro di aumenti con la stessa sequenza, quindi 2 maglie singole, un aumento e 2 maglie singole. E questo giro di aumenti è completato. Andiamo a misurare sul foglio, è ancora piccolo, manca l'ultimo giro. Per questo giro dobbiamo fare 5 maglie singole ed un aumento. Quindi abbiamo già la prima, qui la seconda, quinta e adesso l'aumento. Ora 5 maglie singole, e l'aumento qui dove c'è il marcapunti, che ora possiamo anche togliere perché questo era l'ultimo giro di aumenti. Se voi però non siete sicuri, continuate a tenere il marcapunti fino a quando non vi accertate che il fondo sia della misura che desiderate. Le maglie centrali, di nuovo la stessa sequenza anche da questa parte, quindi 5 maglie singole, 1, 2, 3, 4 e 5.
e qui l'aumento. Cinque, e qui l'aumento. Di nuovo 5, e l'ultimo aumento da questo lato. Le maglie centrali, ultimo aumento, quindi 5 maglie singole, e l'aumento qui. E il fondo è finito. Vado ad allargare prima di chiudere, vado a controllare che sia esatto come serviva a me, quindi lo vado ad appoggiare ed è della misura corretta. Andiamo a misurare con il metro. (24 per 10). Ma la cosa più importante è che la circonferenza sia di 60 cm, così come l'avevo disegnato. Anche la mia clutch ha la misura di 60 cm, ve lo faccio vedere. Ecco qui. Quindi il fondo va più che bene. A questo punto vado a togliere il marcapunti e a chiudere, sempre con chiusura invisibile, però c'è una piccola modifica rispetto a come abbiamo fatto fino a questo momento. Vi spiego. Adesso devo lavorare in costa retro perché sto andando a lavorare il corpo borsa e voglio dare un distacco dal fondo. Quindi invece di entrare qui sotto come abbiamo sempre fatto finora, io vado a aprire un po' queste due costine che si sono formate. Faccio vedere. Qui ci sono queste due costine ed infilo l'uncinetto in mezzo e vado a chiudere come ho fatto finora, cioè entrando poi nella solina, prendendo il filo e tirandolo fuori. Vado a fare come al solito la mia prima maglia, metto il marcapunti. A questo punto, per questo giro, visto che stiamo facendo il corpo borsa, non ci saranno più aumenti, quindi vado a fare una maglia bassa per ogni maglia che si presenta, lavorando nella costa retro. Questa è la prima, la seconda, la terza e così via, senza alcun aumento.
Arrivati alla fine di questo giro, sempre con chiusura invisibile, togliamo il marcapunti e completiamo la maglia. Adesso vado a fare un altro giro senza utilizzare le paillette, quindi finisco questo giro entrando sotto alle due costine, perché non dobbiamo più lavorare in costa retro ma dobbiamo fare il punto normalmente, quindi una maglia e la vado a marcare e continuo così, sempre senza aumenti, anche per questo giro. D'ora in poi non ci saranno più aumenti, lavoreremo sempre punto su punto. E questo è l'ultimo giro che faremo senza le paillette. Come sempre, chiusura invisibile. E cominciamo questa volta il giro con le paillette. Dobbiamo inserire la paillette nell'uncinetto prima di andare a fare il punto. Le paillette le andremo a mettere una maglia sì ed una no, quindi in questa maglia metto la paillette e lavoro normalmente. Faccio uscire il filo, la paillette la teniamo ferma e chiudiamo con il punto basso. Questa maglia successiva è senza paillette, quindi la lavoriamo normalmente, e la successiva la infiliamo e la lavoriamo. Una maglia senza ed una maglia con, e continuiamo così. E continuo così per tutto il giro. Quindi abbiamo una maglia con paillette e una maglia senza, una con paillette ed una senza. Andiamo a chiudere questo giro nel solito modo. E facciamo un giro senza paillette.
Fate attenzione a non poggiarvi troppo sulle paillette perché potreste anche piegarle. Chiudiamo come al solito. E inseriamo le paillette. Una maglia sì e una no. E procediamo in questo modo per tutto il giro. Se vi trovate più comodi potete anche poggiare la paillette proprio vicino a dove entrerà l'uncinetto, quindi in questo modo, e infilate. Quindi alternando non solo le maglie, quindi una maglia sì, una maglia no con la paillette, ma anche un giro con paillette e un giro senza. Ecco come si presenta il lavoro dopo un po' di giri. Dopo aver fatto alcuni giri alternando una fila con le paillette e una fila senza, ho ottenuto 4, 6, 8, 9 file con paillette. Quindi il mio corpo borsa è pronto, ma prima di andare a chiudere il punto, prima di chiudere il tutto, vi faccio notare che qui sui lati, sui laterali della borsa, ho lasciato uno spazio vuoto, cioè non ho messo delle paillette. Mi sono regolata un po' così, senza prendere delle misure precise, o meglio, ho ripiegato la borsa in questo modo, ho preso la misura quindi del laterale ed ho evitato di mettere 3 paillette da questo lato e 3 dal lato opposto, mentre la fila successiva ne ho tolta ancora una, sia da una parte che dall'altra. Questo perché una volta messa la molla, questa parte va ripiegata all'interno, quindi non era necessario mettere le paillette, anzi penso che avrebbero dato anche un brutto effetto. Vi faccio vedere che la borsa ha la misura giusta per la molla. Quindi non ci resta che unire le parti. Per unire la molla dobbiamo innanzitutto piegare la borsa in due, in questo modo, e trovare le due metà all'estremità della borsa.
Io in questo momento vado a mettere dei marcapunti e poi vado a contare le maglie per vedere se effettivamente la misura è giusta. Chiaramente dovremmo avere lo stesso numero di maglie sia da un lato che dall'altro. Vado a trovare anche la maglia che si trova a metà di questo lato lungo e la stessa cosa la faccio anche dall'altra parte. Corrispondenza dei 4 marcapunti andiamo a fissare la nostra molla, quindi facciamo capitare le cerniere qui dove c'è il marcapunti sul laterale sia da un lato che dall'altro e con un filo cerchiamo di bloccarlo il quanto più possibile. Facciamo la stessa cosa anche nei lati lunghi per bloccare la molla al nostro corpo borsa. A questo punto andiamo a mettere dei marcapunti. Io ne metterò uno probabilmente qui, vediamo, faccio un po' di conti. 4, 6, 7. Sì, ho intenzione di lasciare un'apertura di circa 15 maglie, quindi tenendo conto che questa è quella centrale mi sposto di 7 da una parte e 7 dall'altra. 1 2 3 4 5 6 7. Questa è la maglia dove vado a mettere il marcapunti che mi indicherà la parte che dovrò lasciare libera sul corpo borsa, quindi da questa parte a questa parte lavorerò solo sul manico. Faccio la stessa cosa anche da questa parte. 2 4 6 e 7, anche dall'altro lato chiaramente. 2 4 6 e 7, 2 4 6 e 7. Queste sono le maglie che lascerò libere. Andiamo all'inizio del nostro giro, è qui. Quindi sempre con chiusura invisibile vado comunque a terminare questo punto. Contemporaneamente vado anche a fare il punto prendendo anche la molla. Faremo poi la chiusura invisibile anche su questo punto. Continuo entrando nella maglia successiva, quindi qui prendo il filo, lo tiro fuori e lavoro un punto basso. La stessa cosa la faccio anche con il punto accanto. E continuo così fino ad arrivare alla cerniera.
Tolgo questo filo, non mi serve più. Qui dove c'è la cerniera vado a saltare il punto, faccio 2 piccole catenelle, salto una maglia ed entro nella successiva e lavoro sempre un punto basso. Continuo. E continuo in questo modo fino ad arrivare alla maglia che precede il marcapunti. Ecco, da questo momento dove c'è il marcapunti lo tolgo, vado a lavorare delle maglie basse solo sulla molla fino ad arrivare a questo punto. Vediamo quante maglie dobbiamo fare. Ho lavorato sul manico 24 maglie, le ho lavorate in maniera molto fitta, perché è quello poi che sarà più visibile della borsa. Adesso rientro nella borsa e prendo anche la molla. Chiaramente anche da quest'altra parte farò 24 maglie solo sulla borsa, sul manico, scusate. Qui invece prendiamo anche il corpo borsa e lavoriamo tutte maglie basse. Arrivati qui togliamo il filo ed anche il marcapunti. Questa maglia la dobbiamo saltare così come abbiamo fatto anche dall'altra parte, quindi faccio 2 catenelle e rientro nella maglia successiva a quella che saltiamo.
E questa è l'ultima maglia che lavoro, prendendo sia la molla che la borsa, e poi comincio 24 maglie basse soltanto sulla molla, così come abbiamo fatto dall'altra parte. Tolgo il marcapunti, ora rientro subito dopo la maglia con il marcapunti, prendendo anche la borsa. È rimasta da lavorare l'ultima maglia, e poi la chiusura invisibile per completare questa iniziale. Quindi tiriamo un po' il filo, ma prima di tagliarlo andiamo a controllare insieme che la chiusura vada bene. Lo faccio insieme a voi, quindi vediamo se c'è poi da aggiustare qualcosina. Sì, credo che vada bene, quindi posso chiudere il punto e poi chiaramente aggiustiamo un po' con le mani quello che c'è da aggiustare. Quindi tiro fuori il filo, lo taglio e con un punto invisibile andiamo a completare questa maglia. Andiamo a nascondere il filo all'interno . E possiamo adesso tagliarlo e bruciarlo. Vado a togliere tutti i marcapunti e vediamo il risultato. E vediamo com'è la borsa chiusa. Perfetta. Aggiustiamo solo un po' con le mani, ma credo che vada davvero bene.
Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, commentate, fatemi sapere se avreste fatto qualcosa di diverso e quale progetto vi piacerebbe vedere per i prossimi video. Io vi ringrazio e a presto. Ciao!